Benvenuti, cari spettatori di Stelle Turche Rivelate, il vostro rifugio quando si tratta di decifrare sentimenti taciuti, retroscena emotivi e connessioni segrete delle star turche. Prima di addentrarci nel cuore di questa vicenda, ricordate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, se volete sostenere ancora di più il nostro viaggio nel mondo delle celebrità, potete cliccare sul pulsante Join. È grazie al vostro supporto se possiamo portarvi le storie più avvincenti, quelle che restano sotto pelle. Oggi vi racconto un intreccio che sembra uscito da un romanzo, fatto di allusioni, simboli, sguardi trattenuti e parole che non riescono a farsi voce. Una trama che ruota attorno a due volti amatissimi, Özge Yağız e Gökberk Demirci. Nei giorni in cui tutto appariva scorrere in un silenzio quasi rituale, Özge ha scosso la rete con un gesto inatteso, minuscolo nella forma, enorme nel peso emotivo. Una semplice foto, un libro aperto, una frase sottolineata. Ma non una frase qualsiasi. Parole che sembravano vibrare come il respiro affannoso di un cuore stanco, parole capaci di incrinare la finta calma che i due attori avevano mantenuto per settimane. L'amore non si spegne in una notte. Si impara a convivere con il vuoto, recitava il passaggio immortalato nelle sue storie su Instagram. Nessun nome, nessun riferimento diretto. Eppure nella mente dei fan il destinatario ha preso forma all'istante, Gökberk. Per molti non poteva essere interpretato diversamente. La loro storia, nata nel calore di un set e cresciuta tra ciak, attese e complicità, aveva sempre esercitato un fascino particolare. Anche quando provavano a proteggere il privato dal rumore del mondo, i loro sguardi che si cercavano, i sorrisi rubati dietro le quinte, quei piccoli gesti naturali che non hanno bisogno di didascalie, dicevano più di 1000 parole. Eppure, circa un mese fa, quel filo sottile si è spezzato. Prima il silenzio, poi il gesto definitivo, il defollow reciproco sui social. Da allora, nessun commento, nessuna smentita, nessun appiglio per capire o negare. Solo due vite che sembravano allontanarsi. Almeno fino al post del libro. Quando quell'immagine è apparsa sul suo profilo, le reazioni sono arrivate a ondate. Alcuni fan l'hanno letta come una confessione dolce amara, si vede che ti manca ancora, queste parole non sono casuali. Altri, più audaci, hanno iniziato a taggare Gökberk, quasi a provocarlo perché rispondesse. E lui ha risposto. Non con dichiarazioni dirette, non con un richiamo esplicito, ma con un gesto che parlava da sé. Una foto in bianco e nero di un tramonto sul mare, accompagnata da una frase scarna e tagliente. Il silenzio fa male, ma a volte è l'unica risposta. Parole cadute come un frammento di vetro su una superficie già incrinata, riaprendo interpretazioni, commenti, supposizioni. Sembrava che entrambi stessero comunicando con una lingua fatta di immagini e allusioni, una lingua che capiscono davvero solo quelli che hanno sofferto. Un'amica vicina a Özge ha confidato a un giornale locale che l'attrice sta cercando un nuovo equilibrio attraverso i suoi progetti. Quello che ha vissuto con Gökberk non era qualcosa di leggero. Per lei non è stato facile prendere le distanze. La lettura la aiuta a respirare, ha detto. Non stupisce, quindi, che Özge abbia spesso usato frammenti letterari per dire ciò che non vuole pronunciare apertamente. Ma questa volta, quella frase sottolineata somigliava a un grido trattenuto. Alcuni colleghi non hanno resistito dal commentare. Melisa Dongel, per esempio, ha affermato che Özge non pubblica mai nulla per caso. È profonda, sensibile. Quelle parole avevano un destinatario chiaro. Nel frattempo, Gökberk ha ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche. L'ultima è stata una cerimonia di premiazione, dove, alla domanda su Özge, si è limitato a dire: ci sono momenti in cui il silenzio è la scelta migliore. Una risposta che sembrava l'eco coerente della foto del tramonto, un pensiero appuntato come si fa con una pagina di diario. Se questo groviglio emotivo vi sta catturando, lasciate un like, scriveteci cosa ne pensate nei commenti e soprattutto ricordate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate. Il vostro supporto ci permette di raccontarvi queste storie con ancora più cura e passione. E ditemi, credete che Özge stia davvero parlando a Gökberk attraverso queste immagini? Proprio quando sembrava che il loro dialogo silenzioso avesse raggiunto un picco, un nuovo segnale ha riacceso il dibattito. Özge ha condiviso la foto di un ciondolo a forma di luna, accompagnata da una frase poetica. A volte anche il riflesso più tenue illumina la notte più buia. Un gioiello che molti fan hanno riconosciuto subito,
lo stesso che lei aveva spesso indossato nelle interviste e nelle uscite accanto a Goldberg. Coincidenza? Messaggio? Nostalgia? Internet è esploso di domande. La risposta di Goldberg è arrivata poche ore dopo, nel cuore della notte. Un breve video quasi meditativo, con le onde che si infrangono piano e un pianoforte in sottofondo, accompagnato da una frase che ha toccato corde profonde. E se non avessimo mai imparato a dirci addio? Il video è diventato virale in pochi minuti. Impossibile ignorarne il simbolismo. La luna, il mare, la notte, il non detto, la vertigine del saluto. Sembrava che i due stessero scrivendo un romanzo a capitoli alterni, e i fan lo leggevano con la dedizione che si riserva a una serie di successo. Anche i media turchi sono intervenuti con titoli eloquenti. Il lutto social di Özge e Gökberk continua, oppure Quando l'amore parla, con frasi sottolineate e tramonti in bianco e nero. Un noto giornalista di spettacolo ha scritto che i due hanno trasformato la loro separazione in una storia che nessuno vuole smettere di seguire. In mezzo a tutto questo si è diffusa la voce di un presunto incontro privato tra i due, organizzato da un produttore in comune. Nessuna foto, nessun video. Solo la testimonianza di un partecipante anonimo. Si sono salutati con uno sguardo lungo. Nessuna parola. Ma era come se dicessero tutto. Nel frattempo Özge è tornata sul set della sua prossima serie. I colleghi la descrivono concentrata, impegnata, ma più introspettiva. Sorride, certo, ma c'è un pezzo di lei che sembra altrove, ci ha confidato un membro della troupe. Anche Gökberk ha ripreso i suoi progetti. Diverse fonti sostengono che sia in trattative per un film importante, ma chi lo ha incrociato dice che è cambiato. Più serio, come se un frammento di lui fosse rimasto intrappolato in un capitolo che non vuole chiudersi, ha rivelato un tecnico. Intanto i fan non si arrendono. C'è chi invoca la riconciliazione, chi spera almeno in un confronto, chi sostiene che forse la distanza è l'unico modo per guarire. A volte amare significa anche lasciare andare, ha scritto un utente sotto uno degli ultimi post. Quel che è certo è che questa storia ha toccato corde profonde. Forse perché racconta qualcosa che tutti abbiamo provato, almeno una volta. Il tormento delle parole non dette, il peso delle emozioni sospese, la potenza di un segno all'apparenza insignificante, come una frase sottolineata o una foto in bianco e nero. Mentre i due proseguono il loro cammino silenzioso, una domanda resta nell'aria, sospesa come l'ultimo raggio di luna sul mare: è davvero la fine? O solo un nuovo capitolo in attesa di essere scritto? Grazie per averci accompagnati in questo viaggio fatto di simboli, rimandi e silenzi. Se questa storia vi ha toccato, fatecelo sapere qui sotto. Secondo voi Özge e Gökberk possono ritrovarsi? Non dimenticate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate, di mettere un bel like e di sostenere il canale cliccando sul pulsante Join. Alla prossima storia, perché nel mondo delle celebrità nulla è mai davvero finito. E mentre vi salutiamo, resta il brivido di una possibilità. Perché le storie d'amore più forti sono quelle che non si chiudono con un punto, ma con una virgola. E quella virgola oggi sembra brillare tra la luna di un ciondolo e le onde di un video notturno, tra la pagina di un libro e un tramonto che non vuole spegnersi. Lì, nel mezzo, ci sono due persone che hanno condiviso un sogno, una quotidianità, e quel tipo di legame che, quando si spezza, non fa rumore, vibra. Vibra come uno sguardo trattenuto, come una melodia che continui a canticchiare senza accorgertene, come il battito che riappare quando pensavi di aver imparato a non sentirlo più. Forse è per questo che in tanti restano a osservare, a leggere, a interpretare, a sperare. Non per invadere uno spazio privato, ma perché riconoscono in questi segnali qualcosa di proprio, una cicatrice che fa meno male quando capisci di non essere l'unico a portarla. La verità, però, è che nessuno dei due ha pronunciato una parola definitiva, né promesse, né addii scolpiti nella pietra. Solo una costellazione di indizi che compone un cielo in cui ognuno vede la sua forma. C'è chi scorge due stelle che si allontanano, e chi invece ci vede un'orbita pronta a ricongiungersi. E forse proprio questa incertezza è il motivo per cui la loro vicenda non ci lascia, ci somiglia. È vulnerabile, imperfetta, capricciosa. È fatta di tentativi, ripensamenti, gesti piccoli che pesano tantissimo. È una storia che non urla, ma sussurra. E in quei sussurri, talvolta, passa la verità più grande. Ci sarà un incontro, una chiacchierata a porte chiuse, un caffè bevuto in una cucina che ricorda la prima volta in cui tutto è iniziato.
Oppure la strada prenderà davvero un'altra direzione, senza rancore, con quella delicatezza che si deve alle cose importanti quando finiscono? Non lo sappiamo. Sappiamo solo che le parole scelte da Osge e le immagini scelte da Gökberk hanno il peso di una confessione a metà, la forma di una nostalgia che non vuole diventare rimpianto. Ed è questo che tiene accesi gli occhi di chi li segue, la sensazione che la pagina non sia stata ancora voltata del tutto. Noi continueremo a osservare, con rispetto e attenzione, separando il rumore dal senso, per raccontarvi non solo ciò che accade ma ciò che significa. Perché in queste storie, il vero colpo di scena non è mai un annuncio clamoroso, è l'attimo in cui un frammento si incastra e tutto, finalmente, torna a posto. Fino ad allora, restiamo qui, sotto lo stesso cielo, in attesa della prossima nota di pianoforte, del prossimo raggio di luna, della prossima frase sottolineata. E quando arriveranno, saremo pronti a leggerle insieme, qui, su Stelle Turche Rivelate.